L'Aikido è difficile rispondere alla domanda di cosa l'Aikido sia. Possiamo dire che è una strada, un cammino verso la libertà. Verso la libertà innanzitutto da se stessi, perché si possa giungere ad una comprensione di che cos'è che non ci rende liberi, è necessario attraversare un periodo in cui lo studio è essenzialmente basato sulla consapevolezza. Quindi sul diventare consapevoli del proprio corpo, delle proprie potenzialità, del proprio spirito, della propria mente, attraverso un periodo di formazione che prevede una formazione tecnica, una formazione interiore, una formazione fisica e che conduca poi allo studio di quelle che sono le nostre relazioni, la relazione con noi stessi, la relazione con il mondo circostante, la relazione con la gente intorno a noi. La possibilità di vivere queste relazioni, questo rapporto con ciò che ci circonda e con le persone che ci circondano in maniera essenzialmente libera, è quello che viene definito il cammino, il Do, il cammino della via, il cammino lungo la via. Perché abbiamo scelto il Saku Dojo? Il Saku Dojo è un piccolo dojo in montagna, non c'è tanto qua attorno, c'è il dojo per lo più e c'è una grande pace. E lo spirito del Saku Dojo è uno spirito di enorme comunione. Nasce con l'intenzione di praticare il Budo, ma soprattutto di viverlo, soprattutto di vivere quello che era il messaggio del fondatore, che era un messaggio di comunione, che era un messaggio di disponibilità, un messaggio di abnegazione verso il prossimo innanzitutto. Quindi prima che una pratica che sia vincolata unicamente al tatami, noi cerchiamo, che il Saku Dojo nasce con questo scopo, una pratica che ci possa condurre a vivere l'Aiki, quindi la via dell'armonia, al di fuori del tatami stesso. Nel Saku c'è la possibilità di dormire insieme, c'è la possibilità di cucinare insieme, c'è la possibilità di mangiare insieme e l'impressione è quella di vivere in un ambiente Aiki, di respirare l'Aikido in tutto quello che si fa. È come se in qualche modo l'allenamento non fosse una parte, una parentesi all'interno della vita e la vita non fosse una sezione a parte rispetto alla pratica dell'Aikido. Le due cose si fondessero insieme. Ci si allena dal mattino alla sera, a volte praticando Aikido, a volte semplicemente vivendolo. Ecco perché abbiamo scelto il Saku, perché questo è possibile ed è possibile farlo con il sorriso, è possibile farlo con uno spirito di gioia, con una luminosità che probabilmente è difficile trovare altrove. La cosa più bella che diciamo mi ha colpito di più durante questi giorni al dojo è stato il fatto di fare allenamento ogni giorno con un maestro diverso, non sempre appartenente alla stessa scuola ma a scuole differenti, quindi che aveva uno stile totalmente diverso da quello che siamo abituati a vedere ogni giorno in palestra. E questa cosa secondo me è molto utile per una formazione, per una conoscenza molto più ampia. C'è dal praticante giovane fino all'80enne, che però più o meno hanno lo stesso spirito, si divertono, non lo fanno con supponenza o con arroganza, fanno proprio
perché tornano bambini spontanei, non so come dirti. Cioè viene fuori l'animo, l'allegria, anche se sono bravissimi, anche se devono essere seri, non sono seri, lo sono, però poi cioè, lo percepisci che è una cosa che fanno con cuore. Nel dojo penso che sia tutto amplificato, quindi il vivere a contatto con l'arte marziale, svegliarsi la mattina, mettersi il keikogi e andare sul tatami. Dormire insieme, mangiare insieme, collaborare in cucina, è stato tutto molto piacevole, quindi anche lì si è fatto molto aiuto. Allora, come indica il titolo di questo viaggio, Il fiore e la spada, il riferimento all'aspetto culturale che dietro i samurai è molto forte. I samurai percorrevano una via, i più grandi scultori, i più grandi pittori, i più grandi poeti sono stati samurai o almeno discendenti di famiglie di samurai. Quando i samurai non ebbero più senso di esistere, iniziarono ad insegnare le arti che conoscevano. Ovviamente l'arte che meglio conoscevano era quella del combattimento. È la tomba sul tumulo, come vedete, di uno dei più grandi uomini della storia del Giappone.